Allora, oggi è un casino, proprio per fare un piccolo video, tanto per alimentare le scimmie di tutti quanti. Inquadratura fissa perché come vedete sto lontanissimo dal computer, per cui tutto wireless, il cellulare da una parte e qui ho l'iPad. Allora, tutto per farvi vedere questo, anzi mi giro per vedere se si inquadra. Sì, sta inquadrato, che è l'affilatrice della Worksharp, niente di che, la Canonion. Oh, scusatemi la spippo, anche perché mi sono appena affettato un dito e mi fa un male della Madonna. Allora, stavo dicendo, niente di che, affilatrice della Canonion, affilatrice che non arriva con questo accessorio, questo va preso a parte, arriva con questo, lo faccio vedere prima qui dalla inquadratura più piccolina, altrimenti la metto qua, vediamo se si riesce a vedere. Sì, è il classico, andiamo su quella piccola, va. È il classico affila coltelli con l'angolo regolabile, si collega a questo che praticamente è solo un motore, e l'utilizzo è veramente intuitivo. Ve lo metto di qua che magari si vede meglio. Quindi si appoggia e si affila da una parte e dall'altra. Praticamente l'angolo viene tenuto da queste due alette. Faccio vedere magari, ecco, così sono, vedete, molto più aperte. Se vado a stringere l'angolo, anche le alette, vedete, diventano molto più verticali. Niente di che, per cui basta, già ve l'ho fatto vedere troppo. Perché questo è onestamente comodissimo per affilature al volo, coltelli da cucina in pochissimi secondi. Ma per noi che ci piace l'affilatura, questo sistema è decisamente più nelle nostre corde, perché ricorda tanto, è comunque un'affilatura elettrica sì, ma a mano libera, e quindi ricorda tanto l'affilatura su pietra, solo che questa volta andiamo con i nastri. Dice, perché mettiamo le corna alle pietre? È perché l'affilatura del coltello è lunga. Oltretutto, se poi in cucina vi divertite con slap di questo genere, 30 cm di lama ed acciaio, guardate lo spessore, cerco di avvicinarmi, non so mai dove cazzarola è. Cioè, qui mangiare acciaio ce ne vuole, anche con le pietre, anche con le migliori pietre. Allora, Worksharp. Vado velocissimo perché non voglio fare durare molto il video, anche perché qui va tutta batteria. Non vorrei che qualche... ho il telefonino, l'iPad me lasciassero. Scusate, io mi giro sempre per vedere se c'è qualcosa di inquadrato. Sì, 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 si vede. Allora, qui il principio è lo stesso. C'è un sistema per regolare l'inclinazione. Per esempio adesso è 15, mi sembra un pochettino esagerato, lo vado a portare un poco meno. Aspettate, ok, rieccomi qua, rieccomi qua. Ho già visto questo video, lo devo tagliare 50.000 volte. Quindi stavo dicendo, io mi trovo bene con questa inclinazione. Questa come funziona? Funziona tranquillamente con delle cinghie date già in confezione, ma poi come al solito si possono riacquistare come pezzi di ricambio. Vediamo un attimo, vorrei partire, eccola qua, con una cinghietta un po' più aggressiva. Montarla è semplicissimo, si stringe questa molla, dopodiché si va ad inserire il nastro, si riallenta la corda e la molla. Allora, e con questa vite si regola, si centra sopra i rulli, perché facciamo delle prove. Sì, cammina centrato. Adesso la cosa è semplicissima, questo è solo
chiamiamolo un piccolo aiuto, un piccolo piano orizzontale per cui uno per prendere l'inclinazione di base appoggia un attimo qui la lama e dopodiché non deve fare altro che andarsi a spostare sul nastro, ma se uno ha un po' di mano ferma non serve neanche troppo. Andiamo. Quindi primo passaggio su un nastro abbastanza grossolano. Vedete? Scusate il casino. Quindi proprio due passate per lato, un avanti e un indietro. Appoggio. Cerco di rimanere più orizzontale possibile. Chiaramente nella curva della punta devo variare un pochettino l'angolo, si comincia già a sentire la bavetta. Faccio un altro passaggio. E poi si vede anche ad occhio tutta la vistata che viene sollevato. Vediamo, si sente tranquillamente. Quindi adesso un altro passaggio solo per rompere quella bavetta. Ok, passa così. Quindi abbiamo già fatto l'affilatura di base, si sente ancora il ricciolo sul filo. Cambio nastro, niente di più veloce. Eccolo qua, guardate. Quindi adesso vado a prendere un nastro, come al solito, altro pezzo tagliato, perché io qui non so perché l'iPad ogni 3x2 si interrompe, però vediamo se poi alla fine incollando tutto. Quindi vado ancora più veloce. Passaggio sul nastro medio. Quindi prendo un riscontro orizzontale. A questo punto veramente diventa tutto molto veloce. Ma voi ve lo immaginate? Basta, ho fatto un passaggio solamente. Poi stavo dicendo, ve lo immaginate quanto tempo ci vorrebbe per affilare una lama di 30 centimetri? Cioè, il tempo che stiamo impiegando adesso è veramente pochissimo. Allora, l'ultimo, il nastro più fine, anche se poi ve ne faccio vedere degli altri che oggi non voglio neanche utilizzare. Allora, anche qui ricentriamo. Ok, è abbastanza centrato. Ultimo passaggio. Ok, altro lato. Un altro per eliminare un po' di base.
molto veloce e molto leggero, anche perché qua non serve spingere, che andrebbero solo ad usurare i nastri. Ok, bel filo, poche bave. Facciamo subito già una prova per vedere. Il coltello è affilato sicuramente, ma noi vogliamo fare pure qualche cosina in più, per cui adesso vi faccio vedere dei nastri che non sono nel kit originale ma che si possono comprare separatamente. Nel kit originale ci sarebbe un nastro ancora più grossolano. Questi nastri invece è un kit da comprare a parte ed è un kit che si usa con le normali paste abrasive. Non so se si vede da quell'inquadratura, io ve la faccio vedere pure da quest'altra. Ok, quindi pasta verde, ossido di cromo, e la pasta rossa, ossido di ferro. Io adesso gli do una. Allora, questi sono i nastri che servono per essere usati con le paste, quindi praticamente stiamo facendo l'equivalente di una buona scoramellata. Ok, quindi ho messo il nastro, adesso pasta verde, ok, il nastro si è spostato un pochettino. Adesso andiamo a dare una lucidata al filo. Quindi né più e nemmeno di quello che si farebbe con uno stroppo. Ok, è fatto, questo un altro passaggio più per divertimento che per altro. È rimasta un po' di pasta. Allora, pulitina, niente di che. È rimasto qualche granellino di pasta attaccato al filo. Vediamo un po'. Il grosso l'ho tolto, tanto poi è chiaro che prima dell'utilizzo le lame vanno lavate e pulite. Quindi, come al solito, la prova. Non so, mi avvicino al microfono del telefonino per farvi sentire che il rumore è veramente molto molto poco, lo so che non si dice. Guardate, la lama scorre. Guardate, si riescono a fare curve. Scusate la fretta. Insomma, ragazzi, costicchia un po', perché tra, diciamo, il kit iniziale, che vi ripeto non è questo, aspettate, va, già che ci stiamo, perché non farlo vedere? Allora, guardate, di una semplicità estrema, basta trovare il punto di sgancio che io non troverò mai. Eccolo qua,
basta separare questo è accessorio, va levato, questa serve per l'affilatura a mano libera, questo pure si rimette tranquillamente ad incastro. Adesso cerco di capire quali siano. Eccolo qua. Aspettate. Eccolo qui. Vedete? I nastri adesso non ce l'ho a portata di mano, sono nella custodia, però ecco, questo è, diciamo, l'acquisto principale. Arriva in questa situazione. Dopodiché è possibile, per noi che ci vogliamo divertire, è possibile montare questo. Come avete visto, una lama di 30 cm, al netto adesso di tutte le volte che mi si è bloccato il video, al netto dei cambi di nastro che comunque avete visto sono velocissimi. Una lama di 30 cm si affila in pochissimi minuti, cosa che è impossibile da fare con qualsiasi altro sistema. Questo è tutto. Un salutone. Ciao popolo. Alla prossima.